Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Una cosa bella di Brescia è che ci sono, possiamo chiamarle corti, tra i vicoletti dove ci sono degli spazi più aperti. Ci sono i graffiti, vedete, no? Questa è Brescia, la parte, diciamo, più storica, perché poi a sud c'è Brescia 2, la parte con i grattacieli, con le sedi delle aziende, le opere di infrastrutture moderne e quindi è tutta un'altra città. Proprio la città cambia da così a così, come diciamo in italiano. Adesso vi faccio vedere un altro bello scorcio di Brescia. Guardate che bello. Per le persone abituate a guidare nelle strade larghe, Brescia non è un problema di solito, ma se andate in queste piccole stradine non sarà molto facile guidare perché dovete abituarvi alla grandezza delle strade molto 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 strette. Guardate dove sono spuntato, una strada leggermente più grande dove ci sono vari negozi di frutta, di tecnologia e molti dei proprietari di questi negozi non sono italiani, sono del Bangladesh, del Pakistan o forse del Marocco, di tanti paesi diversi. Quindi è un'area molto multiculturale della città. Adesso ragazzi ci incamminiamo, cioè andiamo verso l'interno. Guardate di nuovo, a me piacciono molto questi contrasti di luce. Guardate il contrasto di luce entrando in questo portico. La mia faccia si illumina improvvisamente e io sono sotto il portico. Vedete, no? È molto bello. Dietro sempre la chiesa. E questo è un vialetto, diciamo, pedonale, cioè le macchine non possono entrarci. Questa è una cosa che mi piace tantissimo, avere delle parti della città riservate ai pedoni, cioè alle persone che camminano, e con la macchina non ci può entrare. Come avrete capito, Brescia non è molto conosciuta, ma è una città che offre tante cose. Brescia è una città che, nonostante non sia molto conosciuta, è una città che stupisce, è una città che sorprende. Ci sono molti punti curiosi come questo, allora che fom. Questo è dialetto bresciano, ragazzi, e significa allora cosa facciamo. Vedete, ci sono i turisti francesi. Je suis en train de faire un vlog pour qui apprend l'italien. Ah oui, d'accord. Oui. J'étais en train de... Et c'est intéressant que vous venez ici. Très, très, très bien. J'avais envie de vous suivre parce que c'est ce que vous racontez, c'est très Super. enrichissant. Merci. Buon promenade! Vedete che bello! Qualche turista ha riconosciuto che Brescia merita di essere visitata. Magari una volta vi spiego, vi racconto cosa sono i match delle ore, perché potrebbe essere interessante. Guardate, ragazzi, di nuovo, vicoletto minuscolo dove una macchina non ci passa e non ci può passare, ma guardate cosa si apre, un'altra piazza. Questa è Piazza Duomo. Il Duomo è una chiesa grande, diciamo come una cattedrale. E questa piazza, molto più rumorosa perché purtroppo ci sono tante macchine, allo stesso tempo è una piazza molto elegante, molto bella. Voilà, guardate i contrasti di luce. Qui c'è buio, qui c'è la luce. Bellissimo, no? Guardate, questi sono i classici bar che hanno i posti nella piazza. Diciamo, in francese si direbbero le terrazze, ma in italiano la terrazza è più il balcone. In questo caso potremmo dire che questi bar hanno i posti all'aperto, ecco, potremmo dire così. Ovviamente in questi posti centrali, anche belli artisticamente, i prezzi sono più alti, cioè le cose costano di più. Ma penso che ne valga la pena, penso che sia degno, no? Di pagare un prezzo alto quando bevi un caffè e di fronte vedi queste cose. Siete d'accordo? Mi piacerebbe incontrare qualcuno per farvi raccontare com'è vivere a Brescia. Io ovviamente non sono un cittadino di Brescia, ma sono nato e cresciuto
in un paesino molto molto più piccolo di Brescia, ovviamente, un paesino senza la metro, un paesino senza il trasporto urbano, un paesino di soli 4.000 abitanti. Quindi per me Brescia, anche se non è una città molto grande, per me è una metropoli. Adesso ragazzi sono entrato in un altro vicolo e adesso guardate, c'è una cosa molto sorprendente, c'è un rinoceronte appeso. Guardate ragazzi, questo rinoceronte. Sempre non dimentichiamo che la dimensione delle strade continua a cambiare, cioè le strade passano dall'essere vicoletti a grandi stradoni, piazze e così via. C'è molta varietà architettonica nelle città italiane. Guardate il pavimento selciato, diciamo, a mattonelle, direi. A mattonelle incastonate l'una tra l'altra e levigate, cioè se doveste toccare non sentireste la differenza. Adesso ragazzi vi faccio vedere il rinoceronte e ci passiamo sotto. Ta-ta-tam! Bello, né? Ho trovato una leggenda che ci spiega. Ho trovato un cartello, diciamo, che ci racconta qual è il senso e lo scopo di questo rinoceronte, che è un'opera d'arte di forse Stefano Bombardieri. Vedete, Stefano Bombardieri presenta. Il nome, il titolo di quest'opera è Il peso del tempo sospeso. Parla di una condizione umana, di uno stato d'animo. Quest'opera è di 20 anni fa e probabilmente, visto che il rinoceronte è un animale pesante, rappresenta la condizione umana che è pesante, che è appesantita, cioè ha tanti problemi, ha tante difficoltà, per esempio il Covid, la guerra. Quindi il rinoceronte è la metafora del peso della condizione umana. Una cosa molto bella di questo, possiamo chiamarlo spiazzo, sono i mercatini dei libri. Una cosa molto storica. Quando per la prima volta sono arrivato a Brescia, già al tempo vedevo i mercatini di libri in questo spiazzo ed era molto bello. L'atmosfera di questo posto era arricchita dal contrasto tra l'antico delle architetture, dei libri e il moderno delle persone, delle macchine che si muovono. Questa è una cosa che mi piace molto delle città italiane, dove sentite il tempo che è passato, cioè le cose hanno lasciato una traccia, le cose di ogni epoca. Ovviamente dei romani c'è poco, ma se cercate bene, trovate anche le tracce dei romani. Mentre parlavo, siamo arrivati in un'altra piazza, forse la terza e ultima piazza famosa di Brescia, Piazza Vittoria. Guardate, questa architettura fascista purtroppo a molte persone non piace, ma bisogna riconoscere che è monumentale, che è impressionante. Un'altra cosa che mi piace di questi posti sono le scalinate, dove soprattutto i giovani, quando finiscono la scuola o quando bruciano, marinano la scuola, cioè quando non vanno a scuola, vengono in queste piazze e si siedono sulle scalinate a far niente, ad ascoltare la musica, chiacchierare, a mangiare una pizza, a mangiare un panino. Voglio farvi vedere un cartello che indica il nome della strada. Questa strada si chiama vicolo. Il vicolo di solito, a differenza della via, che è questa, è più stretto, è molto più stretto e spesso non possiamo entrarci con la macchina. E io adoro i vicoli. Quello che vi dicevo sui vicoli è proprio questo, guardate. Adesso ci troviamo in una strada, ma stiamo per passare in una strada ancora più grande, che non si chiama via, si chiama corso. Questo è il corso Palestro. I corsi spesso sono pedonali e delle macchine speciali possono entrarci, le macchine della polizia o le macchine dei corrieri, quindi avete visto, no? Questo è un corso. Ora ritorniamo addirittura in una contrada, un cartello molto raro che forse non si usa più. Contrada è un sinonimo di quartiere, diciamo una parte della città con una storia o una cultura condivisa. La cosa bella di Brescia è che ci sono parti vuote con case o semplicemente posti non abitati e poi
c'è un parrucchiere, perché nelle città italiane i negozi sono molto sparsi, non ci sono regole particolari. Certo, ci sono alcune regole, ma sono molto meno severe rispetto per esempio ad Astana in Kazakistan. Guardate, adesso siamo in una via. Questa è una via storica di Brescia, la via Moretto. Quindi fino adesso abbiamo visto i vicoli, i corsi, le contrade e le vie come tipo di classificazione delle strade. La via è quella più comune, è quella che di solito usiamo perché ci abitano le persone nelle vie. Ragazzi, sono scioccato. Mi trovo davanti ad un centro commerciale in cui venivo quando ero al liceo, all'università, il centro commerciale Frecciarossa. E adesso volevo andare al centro commerciale per montare il video, ma ho scoperto che è chiuso. Addirittura, vedete lì, qualche persona ha messo il sacco a pelo, il materassino, perché viene qua a dormire davanti all'ingresso di questo centro. È un po' triste vedere un centro commerciale chiuso perché è uno spazio grande, no? Uno spazio grande ma vuoto e non utilizzato. In italiano abbiamo un'espressione un po' drammatica, mi piange il cuore, cioè intendiamo che siamo tristi per qualcosa. Siamo così tristi che il cuore piange per la tristezza. Oggi ci sono due brutte notizie quindi. La prima è che il centro Frecciarossa è chiuso. La seconda è che il negozio di fotografia non vuole comprare le mie macchine fotografiche, ma vuole fare solo la permuta. Cioè io gli do la macchina fotografica e ne prendo una simile, oppure pago la differenza tra il valore della macchina fotografica che ho dato e quello della macchina fotografica che sto per comprare. Ma purtroppo io ho comprato questa macchina fotografica da poco e in futuro sicuramente comprerò una macchina fotografica più professionale per fare video e per fare foto, probabilmente una Sony Alpha 7. Ma per ora non mi interessa, quindi sono venuto a Brescia inutilmente. Allora, alla fine ho deciso di fermarmi in un ristorante molto carino, un po' diciamo moderno, specializzato in brunch, che è una cosa un po' nuova in Italia. Vi faccio vedere dietro di me questo bel muro, molto elegante, devo dire, molto carino. E niente, oggi la giornata è finita. Ho passato tipo un'ora a fare i sottotitoli per un video, sono stanco, adesso mangio e mi riposo. Mi raccomando, le trascrizioni. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!